Una tenda apposta su una finestra che affaccia sulla casa del vicino. Una porta socchiusa in una stanza che ospita una conversazione intima, personale, sostenuta sottovoce. Un diario che racconta silente i segreti di una giovane ragazza, custodito gelosamente sotto chiave in un cassettino di una cameretta. Un utente online che spera che le sue ricerche, i suoi acquisti e le sue interazioni social non comportino la sua profilazione e non lo espongano all'impietoso giudizio degli hater, con i quali preferirebbe non condividere le informazioni sui suoi interessi personali. Tutte queste immagini, per quanto variegate, ci riportano ad una comune esigenza, quella di riservatezza, quella di privacy. Un diritto, quello alla riservatezza, che coinvolge tutti, che consiste nel bisogno di riservo dell'intimità della vita domestica privata, di situazioni e vicende personali e familiari. Un diritto che tuttavia nasce all'origine come privilegio di un gruppo. In prospettiva storica, le prerogative correlate alla riservatezza compaiono col disgregarsi di quei regimi in cui l'isolamento era privilegio di pochi eletti, che avevano la possibilità e i mezzi materiali per appagare il loro bisogno di intimità. E allora, l'idea del diritto alla riservatezza nasce non tanto per realizzare un'esigenza naturale di ogni individuo, come quella che sembrerebbe emergere dalle suggestioni fatte all'inizio, ma per l'acquisizione di un privilegio da parte di un gruppo. Successivamente, già nel 1890, in un articolo sulla Harvard Law Review, il diritto alla riservatezza assume sempre più i connotati che solitamente gli attribuiamo oggi. Arriva dunque a ricomprendere la protezione delle emozioni, dei pensieri, della persona nella sua essenza fisica ma anche spirituale e personale. Nel nostro ordinamento nazionale il diritto alla riservatezza, inteso nei termini appena descritti, trova riconoscimento dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale solo a partire dagli anni 70 del Novecento, quando la divulgazione delle informazioni sulle vicende personali assume una più importante dimensione a causa delle nuove tecniche di elaborazione di dati e all'aumento di potere dei mass media e dell'uso di Internet. A riguardo, pensate solamente che l'ANSA ha recentemente pubblicato uno studio secondo cui un italiano passa in media 30 anni della sua vita su Internet. È proprio per la sempre maggiore influenza e per la grande diffusione dei mass media e dei social che l'evoluzione della tutela del diritto alla riservatezza è giunta, anche e soprattutto in sede europea, fino alla tutela e al controllo su tutti i flussi di informazione che riguardano la persona. A tal proposito è emblematico il celebre caso Google Spain, deciso dalla Corte di Giustizia europea nel 2014, che riguardava un cittadino spagnolo che lamentava il fatto che Google avesse riportato una notizia concernente la vendita all'asta della sua casa per ragioni di difficoltà economiche avvenuta 16 anni prima. La notizia era reperibile con ricerca online sul suo nome al momento del giudizio, quando i suoi problemi economici si erano ormai risolti. Nella sua pronuncia, la Corte ha affermato il diritto dei cittadini europei di chiedere l'eliminazione dei dati lesivi della privacy, se non più rilevanti, sancendo peraltro il cosiddetto diritto all'oblio. Appare dunque opportuno distinguere il diritto alla privacy dal diritto alla riservatezza. Infatti, se da un lato il diritto alla privacy ha ad oggetto informazioni, il diritto alla riservatezza, dall'altro, riguarda vicende personali e familiari della vita privata. Spesso infatti il concetto di riservatezza viene sovrapposto a quello di privacy, quasi ne fosse una fedele traduzione. In realtà riservatezza, privacy e protezione dei dati sono espressioni che corrispondono a momenti distinti di una vicenda complessa. Una vicenda che affonda le sue radici nel diritto alla riservatezza, nel diritto a essere lasciati soli, che inizialmente si afferma in chiave di tutela individualistica e negativa, cioè di limite al diritto di critica e di cronaca, quando l'esercizio di questi diritti avrebbe potuto ledere la dignità della persona. Invece il concetto di privacy è più ampio e va dilatandosi al cospetto dell'avanzata delle nuove tecnologie.
e oltre a essere caratterizzato dal tradizionale potere di esclusione, assegna un rilievo sempre più intenso al potere di conoscere, di controllare e interrompere il flusso delle informazioni che ci riguardano. L'oggetto della tutela della privacy, per come oggi disciplinato dal noto GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si riferisce in generale a tutti i dati e non solo a quelli cosiddetti sensibili. Quindi si estende ben oltre le situazioni riconducibili ai comportamenti riservati, segreti, intimi, che l'interessato vorrebbe estromettere dalla circolazione. Insomma, il dato privato è sì personale, ma non necessariamente segreto. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea distingue i concetti. Da un lato sancisce il diritto al rispetto della vita privata, familiare, del domicilio, delle comunicazioni. Dall'altro lato sancisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Il trattamento dei dati personali non si risolve però sempre e soltanto in un affare privato. Talora le istanze di riservatezza del singolo possono confliggere con esigenze generali di sicurezza sociale e di salute pubblica, con valori anche dal punto di vista giuridico sovraordinati rispetto alla privacy. In questi casi il trattamento dei dati personali può avere rilevanti risvolti in termini di effetti sociali. Un esempio lo abbiamo vissuto di recente con quelle applicazioni gestite da soggetti pubblici che raccoglievano dati ai fini del tracciamento dei contagi da Covid. In questi casi è apparsa per certi versi paradossale la ritrosia a prestare il consenso a trattamento di dati al servizio di interessi diffusi per fini sanitari, a fronte invece della disponibilità generalmente distratta a concedere il trattamento dei propri dati come la propria posizione, le proprie abitudini di consumo per fini commerciali, specie se tramite piattaforme gestite da soggetti non identificati.